Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale del filo rosso. Oggi vedremo come realizzare questa mantellina in alpaca, molto facile da realizzare e anche molto veloce. Pensate che io l'ho realizzata soltanto in un pomeriggio. Per la realizzazione di questo progetto io ho utilizzato una lana in misto lana alpaca e un filato abbastanza grosso che però ho lavorato doppio con un uncinetto del numero 9, quindi un uncinetto del numero 9, non so se si vede. E niente, è una lavorazione molto semplice. L'ho lavorata con 440 grammi di filato, quindi o potete utilizzare appunto un filato da lavorare con l'uncinetto 5 che ripiegato in due lo andate a lavorare con l'uncinetto del numero 9, oppure mi utilizzate un filato proprio direttamente più grosso da lavorare appunto con l'uncinetto del 9 o 10. Questa lana appunto io l'ho comprata in un negozio vicino a casa, nel mio negozio di filati di fiducia. È una lana molto morbida e un po' pelosa e tiene veramente molto caldo. La lavorazione è molto soffice, non è pesante perché insomma 440 grammi di filato addosso per un capospalla vanno più che bene, e è una lavorazione in top down che si parte a lavorare appunto da questa parte iniziale, un bordo. Successivamente ho fatto poi questo bordino per attaccarmi per creare il cappuccio, quindi ho iniziato a lavorare da questa parte qui con delle maglie alte doppie in top down, però per i primi 3 giri facendo degli aumenti e lavorando con giri di andata e di ritorno. Soltanto dal quarto giro, quando ho iniziato a fare il punto fantasia, sono andata a chiudere la lavorazione in tondo e ho lavorato con questo semplice punto fantasia. Quindi io, per intenderci, ho iniziato a lavorare così dall'alto verso il basso, quindi da questo punto ho lavorato 1 2 3 giri con giri di andata e di ritorno di maglie alte doppie, facendo gradualmente degli aumenti. Poi dal giro del punto fantasia sono andata a chiudermi la lavorazione in tondo e ho lavorato sempre con questo punto, solo che per i primi 1 2 3 giri l'ho lavorato allo stesso modo. Poi dal quarto giro del punto fantasia, mentre qui vedete sono andata a lavorare dei ventagli dove ho fatto 2 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte doppie, dal quarto giro del punto fantasia ho aumentato per dare volume alla mantella, ho aumentato il ventaglio facendo 3 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione, altre 3 maglie alte doppie per 1 2 3 4 5 e 6. Quindi in totale, adesso vi do le misure, quindi dall'inizio del collo, diciamo, fino alla base, la mia mantella misura 62 centimetri, quindi 62 centimetri in totale. Il bello di questa lavorazione è che mano a mano che la effettuate la potete provare e quindi potete decidere anche già dai primi giri se fare degli aumenti o se può essere sufficiente lavorata così. Quindi in fase di lavorazione è molto comodo perché appunto potete provare la lavorazione. Successivamente, quando ho lavorato il corpo della mantella, ho aggiunto un ulteriore, vedete qui l'ho agganciata, ho aggiunto un ulteriore giro di maglie alte agganciandomi e poi facendo appunto, lavorando il cappuccio sempre con lo stesso motivo di punti fantasia. Il cappuccio appunto l'ho lavorato sempre con gli stessi motivi e l'ho lavorato aperto in questo modo con giri di andata e ritorno. Quando poi ho raggiunto l'altezza desiderata, quindi i miei 30 cm, ho ripiegato il cappuccio a metà e sono andata appunto a cucire verso l'interno soltanto la parte alta, e questo è l'effetto appunto finale del cappuccio. Alla fine sono andata a creare con delle treccine i 2 laccetti, perché una volta indossato poi il poncio va chiuso con una ciocchetta in questo modo. Vi assicuro, io l'ho portato tantissimo
lo scorso autunno, ma veramente tanto anche in primavera, e scalda veramente tanto e l'effetto proprio è molto molto bello addosso, veramente, anche perché è una lavorazione molto molto semplice, la lana è molto vaporosa e da questo effetto appunto polveroso indossato, veramente una lavorazione semplicissima, veloce, ma di grandissimo effetto. Andiamo quindi a vedere come procedere per la nostra lavorazione. Per la lavorazione allora del nostro poncio avremo bisogno di 450-500 grammi di filato, un uncinetto del numero 9. Allora, come vi ho detto, o comprate un filato lavorabile con il 5 che poi la lavorerete doppio con il 9 oppure con il 10, fate una prova, oppure lavorate direttamente con un filato grosso. Poi io magari nell'info box vi lascio qualche filato consigliato per la lavorazione se volete vedere, ma insomma siete liberi di usare qualsiasi filato a piacimento. Per iniziare appunto questa lavorazione, che può andare benissimo per una taglia SM, io ho avviato 35 catenelle iniziali. Se volete lavorare una taglia L ne avviate 3 in più, 38, se per una XL ne avviate 41 e poi mano a mano comunque regolate anche voi un attimino gli aumenti che vi darò. Allora, la mantellina si lavora appunto dall'alto verso il basso con 3 primi giri di maglie alte doppie, dove sul secondo e il terzo giro andremo a fare degli aumenti e poi mano a mano si lavorerà con dei punti fantasia che andremo a vedere insieme in questo modo, fino a scendere appunto con la lavorazione di questi punti per ottenere appunto la lunghezza desiderata. Dopodiché, una volta appunto lavorato tutta la nostra mantella, andremo a riagganciarci con un altro giro di maglie alte doppie per fare il collettino e poi qui andremo a lavorare il cappuccio, sempre con i punti fantasia che andremo a vedere. Una volta lavorato il nostro cappuccio per 30 cm, andiamo a ripiegare a metà queste due parti che andremo ad unire e a cucire assieme. Appunto poi la cucitura e la piegatura appunto di questa parte appunto darà forma al nostro cappuccio. Quindi, come vedete, la lavorazione è molto molto semplice, veloce e di grandissimo effetto. Io l'ho realizzata in un pomeriggio, quindi in 2-3 ore, perciò veramente una lavorazione proprio molto rapida da svolgere. Andiamo a vedere ora il nostro progetto. Con l'uncinetto del 9 o 10 andate ad avviare 35 catenelle. Avviate le vostre 35 catenelle, prendete 2 volte il filo sull'uncinetto e nella quinta catenella, quindi 1, 2, 3, 4, puntate l'uncinetto nella quinta e lavorate una maglia alta doppia. Le prime 4 catenelle corrispondono a una maglia alta doppia. Ora lavorate in tutte le maglie di base restanti, quindi in tutte le maglie di base che trovate sottostante, lavorate fino alla fine una maglia alta doppia in ognuna. In questo modo, fino alla fine del giro. Alla fine del giro dovrete aver ottenuto 32 maglie alte doppie. Ora eseguite 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, girate il lavoro. In questo giro dovremo andare a fare 29 aumenti, quindi significa che in quasi tutte le maglie di base andremo a fare un aumento. Quindi allora nel primo spazio di base che troviamo, quindi nello stesso nel quale ci siamo alzati, andiamo a fare subito un aumento, una maglia alta doppia, 2 volte il filo sull'uncinetto, nella seconda facciamo una maglia alta doppia normale,
e nella successiva facciamo una maglia alta doppia e all'interno dello stesso spazio un'altra maglia alta doppia, 2 volte filo sull'uncinetto. Vedete, ne abbiamo già fatto un aumento. Nello spazio successivo andiamo a fare una maglia alta doppia, 2 volte il filo sull'uncinetto e un'altra maglia alta doppia all'interno dello stesso spazio. Dobbiamo lavorare così eseguendo 29 aumenti lungo tutto il mio giro di base, e dovremo arrivare alla fine del giro ad avere 61 maglie alte doppie, perché appunto andiamo a aumentare quasi in tutti i giri facendo 2 maglie alte doppie all'interno dello stesso spazio, in questo modo. Alla fine del giro dobbiamo ritrovarci con 61 maglie alte doppie. Alla fine del giro completiamo con la maglia alta doppia e nel mio caso il mio ultimo aumento, e in questo secondo giro avrete ottenuto 61 maglie alte doppie. Ci alziamo con 4 catenelle, 1 2 3 e 4, e in questo giro andiamo a lavorare 11 aumenti sparsi per arrivare a un totale finale di 72 catenelle. Quindi ogni tanto facciamo un aumento facendo, come sempre, all'interno dello stesso spazio una maglia alta doppia. Di questi aumenti però questa volta, in questo giro, ne facciamo soltanto 11 e in totale alla fine del giro dovremo avere 72 maglie. Alla fine di questo terzo giro, quindi lungo questo terzo giro, lungo la circonferenza, dovremo avere 72 maglie. Adesso vediamo come continuare la lavorazione del poncio, che prevederà un motivo fantasia che adesso noi andremo a chiudere alla fine del giro. Mi alzo con 4 catenelle, quindi 1 2 3 e 4, giro il mio lavoro 2 volte il filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto e rifaccio all'interno dello stesso spazio altre 2 maglie alte doppie, formando così il mio primo motivo, che è questo ventaglietto: 2 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte doppie all'interno dello stesso spazio, 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 4 maglie di base, 1 2 3 e 4, e nella quinta faccio 2 maglie alte doppie, quindi 1 2 3 e 4, nella quinta faccio una maglia alta doppia, un'altra volta all'interno dello stesso spazio un'altra maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, rientro all'interno dello stesso spazio, faccio un'altra maglia alta doppia e un'altra maglia alta doppia, 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 4 spazi di base e nel quinto faccio una maglia alta doppia, una seconda maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, all'interno dello stesso spazio una maglia alta doppia e un'altra maglia alta doppia. Quindi procedo così per tutto il giro lavorando questi motivi. Salto 1 2 3 4 spazi di base, nel quinto eseguo 2 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte doppie. Proseguo così lungo tutto il mio giro.
Alla fine del giro completate il vostro ultimo motivo, sarete arrivati alla fine, quindi fate le vostre 2 maglie alte doppie, le 2 catenelle di separazione, poiché avanzano qui 2 maglie, nella penultima facciamo le ultime 2 maglie alte doppie, in questo modo, e ci agganciamo per chiudere in tondo il lavoro con una maglia bassissima sulla quarta catenella della prima maglia alta doppia iniziale, quindi 1 2 3 e 4, e qui facciamo una maglia bassissima e andiamo a chiudere il nostro lavoro in tondo, perché adesso d'ora in poi andremo a lavorare in tondo. Quindi intorno a tutta la mia circonferenza io ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 motivi. Per il secondo giro appunto di punto fantasia mi sposto con una maglia bassissima fino ad arrivare all'archetto qui, allo spazio dell'arco, quindi faccio una maglia bassissima sulle catenelle successive fino a che arrivo all'interno del mio archetto. Quando appunto sono giunta al centro faccio 1 2 3 e 4, lavoro una maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione e altre 2 maglie alte doppie all'interno dello stesso spazio di archetto, e vado a formare nuovamente lo stesso motivo. Quindi adesso per tutto il giro faccio lo stesso punto che ho fatto nel giro precedente, solo che appunto invece di andare a saltare le 4 maglie e puntarmi sulla quinta, io farò tutti i miei motivi all'interno dell'arco del punto fantasia sottostante. Quindi una maglia alta doppia, una seconda maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione e altre 2 maglie alte doppie all'interno dello stesso arco. Due volte il filo sull'uncinetto, quindi passo nel motivo successivo all'interno dell'arco e faccio 2 maglie alte doppie all'interno dello spazietto dell'arco, 2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio 2 maglie alte doppie. E procedo così lungo tutto il mio giro con la stessa sequenza. Una volta completato il mio motivo, l'ultimo motivo, mi aggancio, vedete, con una maglia bassissima all'interno della quarta catenella del primo motivo iniziale. Questo terzo giro di punto fantasia procedo come per il secondo, quindi mi sto spostando con una maglia bassissima fino all'arco del motivo, poi mi alzo con 1 2 3 e 4 maglie e, come ho fatto per il giro precedente, riparto facendo 2 maglie alte doppie. Vabbè, qui la prima è data dalle 4 catenelle con cui mi sono alzata, 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte doppie, 1 e 2. Passo al motivo successivo e ricontinuo così come ho fatto per il giro precedente. Quindi una maglia alta doppia, una seconda maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione e un'altra maglia alta doppia e una seconda maglia alta doppia. Quindi per tutto questo terzo giro procedo così come ho fatto per il secondo, e vedete che il nostro poncio, questo è un piccolo poncio in miniatura, inizia a prendere la sua forma. Poi appunto ripiegato, questo è l'inizio, questa sarà la parte dello scollo,
Questa sarà la parte dello scollo e questa è la mantellina che inizia a prendere forma e che inizierà a scendere appunto sulle spalle e via via scenderà con la lavorazione. Alla fine del vostro terzo giro, come abbiamo fatto nel giro precedente, chiudete con una maglia bassissima nella quarta catenella della prima maglia alta doppia di inizio. Da qui in poi cambiamo lavorazione del motivo, ma sarà molto simile, quindi ci spostiamo sempre con delle maglie bassissime fino all'arco di catenella, ci alziamo con 1, 2, 3 e 4 catenelle e lavoriamo 2 maglie alte doppie all'interno dello stesso spazio per un totale di 3 maglie alte doppie, perché la prima è data dalle 4 catenelle con cui mi sono alzata, quindi 3 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte doppie all'interno dello stesso spazio dell'arco. In questo modo, lavorando così, andiamo a creare degli aumenti e quindi la mantella o il poncio andrà a prendere una circonferenza maggiore, inizierà ad allargarsi. Quindi rispetto a quello che abbiamo fatto nei giri precedenti, che lavoravamo 2 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte doppie, d'ora in poi andremo a fare 3 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte doppie. Rivediamo di nuovo, punto l'uncinetto intorno all'arco di catenella del motivo sottostante della lavorazione precedente, faccio 3 maglie alte doppie all'interno di questo spazio, quindi 1, 2 e 3, due catenelle di separazione e 3 maglie alte doppie, 1, 2 e 3. Quindi vedete che i nostri motivi da qui in poi andremo ad aumentarli. Alla fine del giro, come per i giri precedenti, andremo a chiudere con una maglia bassissima nella quarta catenella, quindi qui del primo giro montata. Quindi, come vedete, questi sono i primi 3 giri iniziali che ho eseguito con gli aumenti, primo, secondo e terzo. Dopodiché ho lavorato il mio motivo appunto fantasia, facendo appunto 2 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione. Ho fatto 1, 2 e i primi 3 giri. E poi ho lavorato sempre il punto fantasia facendo 3 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte doppie, e questo l'ho lavorato per 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri. 6 giri consecutivi con questo punto, questo punto fantasia ultimo che vi ho fatto vedere. Potete fare anche qualche giro in più se la desiderate più lunga, quindi io ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6 giri, ma appunto se vi piace o se siete più alte di me o se la desiderate un pochino più lunga, non fate altro che continuare eseguendo questo giro di punto fantasia per un altro paio di giri. Ora andiamo a vedere come si realizza questo delizioso cappuccetto che appunto dà un tocco in più a questa mantellina. Per andare a lavorare il nostro cappuccio prendiamo il nostro poncio dalla parte appunto da frontale davanti dove c'è appunto lo scollo e andiamo ad agganciarci con un nuovo filo in questo modo, dove c'è la prima maglia alta proprio effettuata andiamo a puntare l'uncinetto e andiamo ad agganciarci con il nostro filo lasciando una codina un po' più lunga che andiamo a nascondere o lavorandola, tenendola appunto, prendendola sotto la lavorazione, oppure poi successivamente con l'ago da lana. Ci alziamo con 1, 2, 3 e 4 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e lavoro una maglia alta doppia sotto ogni maglia alta doppia sottostante, nascondendo il filo che ho preso. E vado a lavorare lungo tutto il mio giro effettuando delle maglie alte doppie.
Alla fine della lavorazione dovrò avere 30 maglie alte doppie, quindi credo che adesso, appunto, quelle iniziali mi pare di aver detto che siano 31, eventualmente vado a fare una diminuzione magari sul retro del lavoro. Vedete, io adesso sto lavorando facendo delle maglie alte doppie e nascondendo il filo di inizio qua sotto, così non serve neanche che lo passo con l'ago da lana, e lo vado anche in questo modo a saldare. Quindi quando mi trovo sul dietro del lavoro vado a fare la mia diminuzione in questo modo. Faccio la mia maglia alta doppia, allora faccio una maglia alta doppia che lavoro 2 volte ma non la chiudo, una successiva, nel punto successivo faccio un'altra maglia alta doppia non chiusa, così, e poi le 2 maglie che mi restano le vado a chiudere insieme. Alla fine del giro mi devo trovare con 30 maglie alte doppie, che sono la base per andare adesso a lavorare il mio cappuccio. Vedete, io ho realizzato quindi un altro giro intorno al poncio, ho lavorato nuovamente un nuovo bordo. Mi alzo ora con 4 catenelle, 1 2 3 e 4, giro il mio lavoro 2 volte il filo sull'uncinetto e nella prima catenella di inizio faccio una maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione e nuovamente all'interno dello stesso spazio una maglia alta doppia e una seconda maglia alta doppia all'interno sempre dello stesso spazio. Quindi lavoro nuovamente quello che era il mio punto fantasia dei primi giri, quelli appunto che si trovano sopra alle spalle della mia mantella. Quindi salto 5 maglie di base, 1 2 3 4, nella quinta vado a fare 2 maglie alte doppie, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto e faccio 2 maglie alte doppie all'interno dello stesso spazio, 2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio 2 maglie alte doppie. Quindi vado a lavorare come ho fatto per i primi giri tutta questa sequenza lungo il bordo di maglie alte doppie che abbiamo appena montato, quindi 1 2 3 4, nella quinta faccio una maglia alta doppia, una seconda maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso spazio una maglia alta doppia e un'altra maglia alta doppia. Procedo così lungo tutto il mio bordo, tutto il mio motivo lungo il bordo, giro il mio lavoro, perché adesso non lavoro più in tondo ma devo appunto lavorare il mio bordo con giri di andata e ritorno. Mi sposto con delle maglie bassissime fino al centro dell'arco in questo modo, così, mi alzo con 4 catenelle, 1 2 3 e 4 che corrispondono alla mia prima maglia alta doppia e faccio una maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte doppie. Quindi come vedete la lavorazione è veramente molto semplice. Mi sposto nell'arco successivo perché qui ci ho lavorato sopra e quindi mi sposto nell'archetto successivo e faccio 2 maglie alte doppie, 2 catenelle, dopo andrò a fare, quindi 2 maglie alte doppie, 2 catenelle e 2 maglie alte doppie.
e proseguo così con questa lavorazione, passando al motivo successivo con giri di andata e di ritorno, quindi con le mie 2 maglie alte doppie, 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte doppie. Una volta finito il giro, ripetiamo la stessa cosa, giriamo il nostro lavoro con delle maglie bassissime, ci spostiamo al centro del lavoro in questo modo e ricominciamo di nuovo, quindi ci alziamo con 4 catenelle, 1 2 3 e 4, facciamo una maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione e all'interno dello stesso arco altre 2 maglie alte doppie. In questo modo procediamo così, lavorando il nostro cappuccio per altri 6-7 motivi in circa 30 centimetri. Vedete, dovete proseguire la lavorazione in questo modo. Quando avete completato l'ultimo giro, tagliate il filo in questa maniera qui, piegate il cappuccio, vedete questa è la parte del davanti, lo dovete ripiegare così in modo da andarlo a cucire sulla parte che poi verrà girata in questo modo e quindi lo cucite verso l'interno. Perciò riprendete il vostro ago da lana e andate ad eseguire la vostra cucitura in questo modo, quindi il cappuccio è ripiegato in questa maniera qui e andate ad eseguire la vostra cucitura. Prendendo le vostre maglie in questo modo a 2 a 2 o la parte diciamo più esterna, quella più ravvicinata delle 2 maglie, in questo modo, e proseguite così fino a quella che sarà la punta interna del vostro cappuccio, che è questa. Quando siete arrivati alla fine sull'angolino, nascondete il filo, l'ultima codina del filo in mezzo fra le maglie, delle maglie, in modo che non si veda. Tagliate il filo e il cappuccio lo dovete rigirare in questo modo, vedete. Questa sarà la parte davanti della mantellina e questo sarà il cappuccetto, che adesso io ho lavorato per pochi giri, però il risultato finale è questo. La lavorazione è stata effettuata per circa 30 cm, poi fatti combaciare i due, cioè ripiegato a metà il cappuccio, quindi del motivo che era aperto, abbiamo ripiegato a metà e cucita la parte sopra. E adesso andiamo a vedere come formare i 2 laccettini che serviranno per chiudere la nostra mantellina. Per il laccetto andate a prendere un po' di fili, io magari ho preso 6 fili, li ho infilati nell'ago da lana, andate ad infilarli nella parte più alta del lavoro, dove appunto abbiamo fatto non il bordino dove dopo ci siamo attaccati col punto fantasia, ma la prima maglia alta del punto di inizio, la passate sotto, piegate a metà e andate a lavorarmi una treccina in questo modo per formare il laccetto. Così.
e andate a lavorare un pezzettino appunto per una lunghezza di circa 20 centimetri, in questo modo. Lasciate filo abbondante in modo che poi alla fine con un nodino abbiate la possibilità di cucire, cioè di fare un nodino, vedete, in questo modo qui, e proseguite facendo appunto una treccina che sarà il vostro laccetto per poi fare la chiusura della mantellina. Alla fine appunto chiudete con un nodino in questo modo e se vi piace anche lasciare un po' di frangia potete lasciare così il fiocchettino che avete realizzato. Questa, vedete, questo è il laccetto che io ho completato alla fine e che serve perché appunto è molto comodo poi per chiuderla e io lo utilizzo in chiusura, altrimenti appunto resta aperta. E la nostra mantellina è completata. Io spero tanto che questa proposta per l'autunno vi sia piaciuta. È un'idea molto carina, molto veloce da realizzare perché, come vi ho detto, in un pomeriggio io l'ho lavorata, essendo appunto il filato stato lavorato doppio e con un uncinetto grosso, e per un capospalla appunto va molto bene lavorata in questo modo perché appunto ci deve coprire, ci deve scaldare e ha una giusta pesantezza. È bello anche indossato sopra a un giubbino di pelle o a una giacca leggera ed è veramente molto molto semplice ma di grande effetto. Io appunto spero che la mia proposta vi sia piaciuta. Lasciatemi un messaggio nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate e vi ringrazio tantissimo per i messaggi, per l'affetto che mi dimostrate. E che dire, seguitemi sui social, quindi su Facebook, su Instagram, scrivetemi pure un messaggio se avete bisogno appunto di spiegazioni, vi risponderò al più presto e ci vediamo al prossimo video tutorial. Grazie mille, un bacione, ciao!